Oggi è sabato, tarda mattinata, ci apprestiamo a fare il video che vedrete stasera. È stata una settimana buona, un pochino calma per via del weekend del ponte del 1° maggio. Molti romani sono andati fuori Roma, abbiamo avuto pochi accessi, però abbiamo fatto degli acquisti, in particolare 2 arredi interi da 2 case del centro di Roma, che non vedrete oggi perché li dobbiamo ancora ritirare, quindi li vedrete settimana prossima. Comunque ci sono delle cose interessanti. Dopodiché abbiamo fatto alcune vendite, quindi insomma siamo abbastanza soddisfatti. Veniamo allo scribanello dell'ultima volta, perché c'è stato una persona, uno solo, che ha indovinato. Il quadro in questione era questo, la domanda era il nome e il cognome del pittore. Non è stato facile, molti di voi si sono cimentati, solo il signor Michele Bernard ha indovinato da un account YouTube che si chiama @ Michele e basta. Il pittore quindi era Bernardo Celentano, pittore dell'800, pittore che si cimenta col verismo, con l'ostericismo, molto bravo, napoletano, attivo anche a Roma. Questo dipinto l'ha fatto a Roma, è firmato e datato Celentano Bernardo, Roma 1854, se non sbaglio. Quindi il dipinto, lo scribanello, anche questa volta siete bravissimi, come ho sempre detto, l'avete indovinato. Il dipinto lo troverete nei prossimi giorni in vendita sul nostro negozio eBay Antiquariato Europeo di Gianluca Scribano. E veniamo subito al prossimo scribanello. È un quadro che abbiamo acquistato in settimana, vedrete la valutazione. Non sentirete quanto l'ho pagato perché questo vi potrebbe aiutare. In questo caso l'indovinello è veramente facile perché il pittore è importante. Allora, quindi è un pittore che, come vedete, si cimenta con l'impressionismo, però badate bene, non è solo un impressionista, si è cimentato anche con altre tecniche pittoriche. Non vi dico di dov'è, non vi dico nient'altro. Ho coperto parte del dipinto per non facilitarvi ulteriormente. È già un indovinello facile. Lo scribanello questa volta riguarda un grande pittore. La tecnica è una tecnica mista su carta, i colori sono soprattutto a pastello. Questo è il retro. Una parte del dipinto se lo sono mangiati i sorci, come si dice a Roma, però insomma è un gran bel dipinto. Quindi buon lavoro e sbrigatevi perché sono sicuro che indovinerete subito. Quindi oggi di che parliamo? Non parliamo di nuovi acquisti perché, come vi ho detto, ne ho fatti pochi, però vi volevo far vedere un bel libro, è una 500, pure questo insomma non è in perfette condizioni, manca una parte del libro, mancano tante pagine, manca la copertina, però è particolare perché ci sono delle stampe bellissime, di grandissima qualità. Questo lo troverete sul nostro negozio eBay a un prezzo anche molto buono. Ti ricordi quant'è il prezzo? Un centinaio di euro, quindi stiamo parlando proprio di una cifra ridicola per quello che è il libro e per quello che sono la qualità delle stampe, che ce ne sono veramente tante. Quindi poi facendo un calcolo magari ogni stampa vi viene 15-20 euro o 10 o qualcosa del genere, veramente poco. Le stampe sono bellissime. Sempre in questa casa abbiamo trovato quest'altro libro, si parla in questo caso di diritto, la stamperia è a Napoli e siamo nel 1764. Quindi in questo caso il libro è in buone condizioni, il prezzo è di 150 euro e anche questo lo trovate sul nostro negozio eBay. Detto questo, veniamo a un pittore, gioie e dolori, perché lo compro spesso e a volte purtroppo i suoi quadri non sono considerati autentici dall'archivio. Stiamo parlando di Sughi, pittore romagnolo molto presente nelle case qui a Roma, poiché è attivo
per gran parte della sua vita a Roma. Anche in questo caso, purtroppo, come spesso accade, l'Archivio Sughi l'ha considerato questo dipinto su carta, che io considero molto bello, non archiviabile. Quindi cosa vuol dire? Quando un archivio di un pittore dice che il dipinto non è archiviabile, vuol dire che per loro non è autentico o comunque non sono certi dell'autenticità. Cosa facciamo in questo caso? In questo caso noi personalmente, non è diciamo un'imposizione di legge, però personalmente lo scriviamo sul retro del dipinto: olio su tela raffigurante giovane donna, non attribuibile ad Alberto Sughi, e lo accompagniamo nella vendita da questo certificato che ci rilascia l'Archivio Sughi, nel quale c'è scritto che a loro parere questo dipinto non è archiviabile. Il dipinto viene commercializzato quindi a un prezzo bassissimo, in questo caso l'abbiamo messo 170 euro, quindi per pura decorazione. Questo, se fosse stato autentico, il dipinto poteva valere 1.500-1.800 euro. Ovviamente quando noi l'abbiamo acquistato abbiamo fatto presente alle persone che quello che offrivamo era molto poco. In questo caso noi l'abbiamo pagato 400 euro perché non c'era l'archiviazione. Noi in quel caso ci prendiamo il rischio. Se è autentico guadagneremo una cifra buona, e se non è autentico perderemo una cifra che in questo caso saranno circa 300 euro. Quindi questo, purtroppo, per quanto riguarda questo pittore, devo dire nella mia esperienza che sono più le volte che non è autentico, e quindi è un mercato di questo pittore purtroppo molto inquinato dai falsi. Bisogna stare molto attenti, anche perché i falsi talvolta, come in questo caso, sono fatti veramente bene. Questo quadro è veramente bello. Io quando l'ho acquistato mi sono dato un 60-70% di probabilità che fosse autentico e mi sono sbagliato. Abbiamo acquistato quindi un altro Sughi. Non contenti, abbiamo acquistato un altro Sughi che sottoporremo proprio in data odierna, sempre all'archivio, che si prende, quanto si prende l'Archivio Sughi? Dai 300 ai 400 in base alla dimensione. Dai 300 ai 400 euro, cifra che viene trattenuta anche nel caso il quadro sia considerato falso. Mi confermi? Ok. Quindi insomma il rischio c'è, il gioco deve valere la candela, ragion per cui anche in questo caso il dipinto l'abbiamo pagato poco, facendo presente che c'è questa problematica. C'è un timbro di una galleria con la data, insomma anche in questo caso secondo me c'è un 50% di probabilità che sia autentico e un 50% di probabilità che non sia archiviabile. Vi faremo sapere ovviamente il responso dell'archivio. Purtroppo ci sono pittori che sono costati molto in passato e quindi hanno attirato l'attenzione dei delinquenti, perché una persona che falsifica un quadro non è altro che un delinquente. Quindi purtroppo il mercato oggigiorno è inquinato e diciamo il ruolo sia di noi antiquari da una parte e degli archivi dall'altra è di fare un pochino di pulizia. Noi la facciamo in questo modo, quindi vi faremo sapere se questo sarà un dipinto che venderemo a 100-150 euro, quindi non attribuibile ad Alberto Sughi, oppure sarà un dipinto autentico. In quel caso costerà senz'altro molto di più. Quindi questo è fatto. E cos'altro possiamo dire in settimana? Non è che è successo tanto, quindi penso che il video finisce qui. Ovviamente ci sono le valutazioni, quindi godetevi le valutazioni. Vedrete che abbiamo comprato alcune cose, altre cose le abbiamo valutate. Le persone molto spesso vengono qua semplicemente per avere un'idea e noi siamo contenti di dargliela. E quindi buona visione e buon weekend a tutti. Ciao! Sono in parola con un signore che lo vorrebbe venire a prendere. In privato? Sì. Perché quello solo privato lo può prendere. Lo capisco. Ma quanto gli ha messo? 400, 300? Io l'ho messo a 4,50, sì. Che sarebbe comunque un affare, perché sì. è sempre un comodo.
alla domanda dove sta il comò ce l'ho ancora io. Quindi. Perché non è ancora venuto. No, devo approfittare di questo, forse verrà in questo punto. Guarda, sono contento per lei se riesce a venderlo, perché mi sarebbe piaciuto comprarlo, ma io ho più di quella No, cifra. ma lo so, io mi immagino. Veramente? Mi immagino, non Allora, posso fare che vabbè, questa è una copia di un De Chirico firmato da questo greco che non conosco, però un delirico che... è senz'altro un pittore che si è ispirato a De Chirico. Per fortuna che non è firmato De Chirico, se no non si poteva proprio... Però l'ha firmato greco, è uno che imita, si ispira, diciamo, all'opera di De Chirico. Non sono neanche convinto che sia un dipinto, lo sai? Vediamo? No, mi sembra, guarda. Che potrebbe essere? Potrebbe avere delle parti fatte a oleografia, però no, è un dipinto. È dipinto, almeno l'ha dipinto, la cornice è stampata, proprio. Sì. Questo vorrei, questo capire un po' di più. Questa è una copia. Però anche qui non ho... Cioè sono... Questo non è greco. Questa è una stampa. Non sta. Questa gliela garantisco che è una stampa. Qualcos'altro? Vediamo. Via. Già. Io non leggo la firma, sembra un... La firma... Si può aprirla. A me sembra uno di quei... però è troppo colorato per essere un bozzetto. No, è un pastello dei primi del Novecento, quindi è giusto il colore. È un pastello, no, questo potrebbe essere interessante. Infatti era quello che lei aveva adocchiato in casa. Ah, io non mi ricordo neanche di averlo mai visto questo E lei ha quadro. detto, ma questo qui, dico no, per il momento questo doveva andare vicino alla toeletta di mia moglie e poi non gli è più piaciuto. Mi faccia vedere se non è quindi, altro, giusto? No, e quindi è le faccio delle offerte. Sì. Allora, per quanto riguarda questi due quadri, sì, non sono cose che assolutamente noi acquistiamo. Se non se li vuole riportare, ma solo per questo, le do 10 euro per tutte e due, perché è roba che proprio non vale niente. Questo ho trovato il pittore, è un buon pittore, siamo nei primi del Novecento, è un pastello un po' diciamo rovinato dalla muffa, ma questo non è un problema perché si toglie il vetro e si pulisce. È una cosa che le posso pagare, diciamo, sui 250 euro. Per quanto riguarda questi, tutti e due, il massimo che le posso offrire è 100 euro. Quindi siamo 2,50, 3,50 e 3,60. Documento e codice fiscale. Va bene? Può pure venire perché questa non riprende le persone. No, va bene. Non... Una consulenza, so che non riguarda solo, ma noi abbiamo dei quadri veneziani, sappi come non riguarda. Perché pensa che non riguardi noi? Perché non sono antiquariati. Però è arte moderna, noi trattiamo arte moderna. Anche questo non è antiquariato purtroppo. No, questo mi sembra che sia degli anni 70. Sono cose di vostra proprietà? Eh? Sì, sì. Avete idea di quanto volete realizzare dalla vendita? Ci faccio una valutazione. Questo è funzionante? Quanto sigarette? Sì, no. Cioè sì, funziona se si blocca a un certo punto. Quindi fra un po' si apre e poi si blocca? Sì, non si chiude fino in fondo. E fino a un mese fa invece sì. Non so che cosa sia successo.
Lei ha controllato se la base sia d'argento o no? Posso controllarlo con il mio reggente? Perché se non hai d'argento ti rovina. Ok, quindi qui ha preso una botta, vediamo. Sì, ma non è per quello che non si vede. Quello è Senz'altro. da tempo che già ce l'aveva. Dove lo faccio? Non credo sia... Non è argento. No, non è argento. Allora, guardi, considerando la botta che ha preso qua e considerando che non è funzionante fino in fondo, il massimo che posso offrire per questo oggetto è 50 euro per provare io a venderlo a 100. Questo non è antico, noi lo vendiamo come un oggetto d'arredo, però diciamo la concorrenza del mercato dei compro argento è alta, perché loro oggi come oggi lo pagano intorno a 0,47, 0,48 al grammo. Non so se avete già controllato, mi conferma? Sì. Quindi io diciamo come antiquario lo vorrei pagare di meno, so che non lo posso pagare di meno perché se no non me lo darebbe giustamente, quindi le posso offrire quello che offrono loro, 0,48 al grammo, per poi venderlo come oggetto d'arredo. Quindi lei può vedere insomma chi preferisce venderlo. Questo tipo di ventaglio così al momento non ha assolutamente nessun tipo di mercato, cioè anche se lei me lo volesse regalare, oggi come oggi faticherei poi a poterlo vendere, quindi non lo comprerei. Altro non aveva, giusto? No. Quindi niente, mi dica lei se vuole può accettare o se no ci può pensare e poi magari siamo sempre qua, insomma come preferisce. Sì, Ci pensate? ci pensiamo. La ringrazio però di avermi permesso comunque di fare le riprese, che per noi è importante per la nostra pubblicità. Grazie mille, glielo rimpacchetto. Guardi, allora, è la riproduzione di un dipinto di impostazione quattrocentesca fatta nel Novecento. La cornice è molto carina, anch'essa novecentesca, fatta in pastiglia con decori floreali. Voleva sapere quanto si può vendere oggigiorno una cosa del genere? Sì, è un'eredità, quindi Certo. Allora, sul mercato, io se me la volesse vendere, questa io la proporrei sui 200 euro. Quindi la pagherei 120 euro. Tutto qua. Non è una cosa, diciamo, che riguarda il mercato dell'antiquariato, perché è una riproduzione, però è carina, è di decorazione, qualcuno se la compra. Quindi la valutazione è su 200 euro, l'offerta è 120 euro, tutto qua, non c'è altro da dire. Se volete la potete vendere, se volete ci potete pensare. Certo, certo, d'accordo, grazie per avermela portata. Avete qualcos'altro? No. D'accordo. Grazie a voi. Grazie. Lei mi aveva venduto Bendini? Bendini, sì. Allora, lo facciamo vedere agli utenti YouTube. Mi aveva parlato di una firma che non vedo, forse è qua? Sì. Lorenzo Delleani. Sì, allora, Il quadro è stato regalato da questo Monsignore. un quadro regalato da un Monsignore. Ultimamente ci capitano spesso cose regalate dai Monsignori. Allora, questo è 1944, opera di Lorenzo Delleani. Allora, io conosco molto bene Lorenzo Delleani come pittore e le posso dire, ora che lo vedo dal vivo, che secondo me, a mio parere, questo non è autentico. Per quanto ci sia scritto, per quanto sia stato regalato, però chi regala non è mai... Però questa è solo ed esclusivamente la mia opinione. Però a mio parere questo quadro non è di Lorenzo Delleani, perché non ha nessuna qualità pittorica, ma tra l'altro non è neanche firmato da Lorenzo Delleani, c'è solo un'attribuzione dietro, giusto? Io non l'ho aperto mai, quindi non so se...
Di solito anche quel Bendini era firmato dietro. Non Sì, ma il Bendini noi abbiamo fatto vedere all'archivio appunto perché non eravamo certi. Lo so. Ed ha un costo che non le dico quant'è, però è notevole. Però diciamo questo qua non lo farei neanche vedere a un archivio, non so neanche se c'è l'archivio di Delle Anni, suppongo che ci sia qualcosa, magari qualche storico dell'arte, però che c'è un qualche cosa qui sotto, 27. Sì, ma non è... Allora, a mio parere questo assolutamente non è di Delle Anni. Detto questo, siccome insomma è uno dei grandi pittori italiani, molto famoso, molto quotato, lei chiede altri pareri. Magari tanto ci diranno. Mi ricordo che a casa sua c'era un disegno che a me piaceva, che Sì. si ricorda non eravamo riusciti... È riuscita a capire chi l'ha dipinto per caso? No. Perché quello magari è più una cosa da studiare, da andarci un pochino più a fondo. Quello mi ricordo che era un bel disegno. Sì. Magari qualcuno ci dice. Però può appoggiarlo pure lì, grazie. Quello perfettamente. Io adesso devo andare via, però quando ritorno, eventualmente... Sì, se lei me lo vuole portare senza impegno né da parte mia né da parte sua, io ci dedico un pochino di tempo a quel quadro, perché insomma in una casa dove c'era un dipinto così bello come il Bendini è probabile che ci siano altri quadri. Aveva anche un altro dipinto della Fessere, che se lo volesse vendere quello noi lo possiamo acquistare. Non abbiamo trovato assolutamente nulla su questa pittrice, niente, zero, però comunque i suoi quadri sono piaciuti, quello l'abbiamo venduto l'altro giorno a una cifra poco di più di quello che l'ho pagato, però comunque sia, sono cose che sono piaciute. Questo senz'altro non lo acquisterei perché sono personalmente convinto che non sia autentico. Ciao, ecco la chiusura, spero che il filmato vi sia piaciuto e che ve lo siate goduto. Volevo fare una precisazione: quando molti di voi dopo aver visto il video mi scrivono, mi contattano tramite WhatsApp o mi chiamano per chiedermi i prezzi delle cose che ho appena acquistato. Bene, sappiate che il fatto, quando noi acquistiamo delle cose, non vuol dire che siano matematicamente in vendita. Noi prima di metterle in vendita, e quando le mettiamo in vendita lo sapete soltanto consultando il nostro negozio eBay Antiquariato Europeo di Gianluca Scribano, le studiamo per verificarne l'autenticità. Questo vale soprattutto per le opere firmate e soprattutto per i dipinti del Novecento. Quindi molti di voi per esempio mi hanno detto che volevano acquistare questo, che io ho detto è attribuibile a Francesco Podesti, però io non lo posso mettere in vendita come Francesco Podesti se non sono sicuro al 100%, ragion per cui prima lo farò pulire, poi lo studierò, se non è firmato non lo metterò in vendita come Francesco Podesti, ma solo come attribuibile a Francesco Podesti, quindi con una cifra, a una cifra anche un pochino inferiore. Quindi questo vale per tutto. Mesi fa ho acquistato un Renato Natali che raffigurava la marcia su Roma e molti di voi ancora mi dicono, mi chiamano, è in vendita, è in vendita, è in vendita. No, non è in vendita. Se fosse in vendita lo vedreste perché sarebbe esposto sul nostro negozio eBay. Perché non è in vendita? Perché l'archivio Renato Natali l'ha visto, lo stanno studiando, però ancora non ci hanno dato la conferma dell'autenticità. E quindi questo vale per tutto quello che vedete. YouTube è un canale che noi non usiamo tanto per vendere, ma quanto per divulgare una passione e un interesse. Quindi ecco, per esempio anche questo dipinto che io ho acquistato, voi avete visto che l'ho acquistato, oggetto dello scribanello odierno, questa dama allo specchio. Anche questo dipinto io l'ho acquistato ed è firmato ed è datato e io spero che sia questo pittore, ma prima di metterlo in vendita attribuendolo con certezza a questo pittore dovrò fare degli ulteriori studi. Questo vale un po' per tutto. Quindi questo è il motivo per cui quando voi mi scrivete io vi dico semplicemente non è in vendita, non perché io non la voglia vendere, io sono un commerciante e sto qua per vendere, però devo essere sicuro al 100%, anche perché abbiamo un nome, siamo qua da tanti anni e non vogliamo far brutte figure. Quindi mi scuso in anticipo se tante cose, tante opere che mi vedete acquistare non le vedete subito in vendita sul negozio eBay, però dipende dal fatto che quando non siamo sicuri noi non le mettiamo in vendita. Anche per questo ci vorrà per esempio diverso tempo, perché dobbiamo verificare se c'è un altro quadro uguale, quindi questo potrebbe essere una copia, dobbiamo verificare se c'è un archivio, se ce lo possono autenticare, dobbiamo chiedere magari a dei collezionisti o degli operatori del settore che fanno solo questo periodo
cosa ne pensano. Solo dopo che siamo certi al 100% che sia un'opera autentica, a quel punto lo vedrete in vendita. Con questo è tutto, spero che il filmato quindi sia stato interessante, buon weekend, buona domenica e a presto, ciao!